Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi vi porto con me in un nuovo video unboxing. Infatti mi sono arrivati i prodotti da JP Fans, come vi dicevo nello scorso study vlog che vi lascio qui sopra nelle schede. Prima di iniziare con il video vi spiego in breve cos'è JP Fans e come funziona. JP Fans mi ha gentilmente contattata per provare il loro sito, quindi vi faccio vedere velocemente come funziona e come ho effettuato il mio primo ordine. Prima di vedere i prodotti vi spiego in breve i 5 passaggi su come usare JP Fans. Il primo passaggio è la ricerca e la scelta dei prodotti che volete acquistare. Il secondo è il primo pagamento dell'ordine. In questa fase JP Fans acquista gli articoli per vostro conto e li farà arrivare nel magazzino. Il terzo passaggio è l'arrivo dei prodotti nella warehouse, cioè il magazzino di JP Fans. Qui gli articoli vengono controllati e possono rimanere conservati gratuitamente fino a 60 giorni, così avete il tempo di controllarne la qualità e accumulare più acquisti in un unico pacco. Il quarto passaggio è il pagamento della spedizione internazionale una volta che avete deciso di inviare definitivamente il pacco. Infine, il quinto passaggio è la consegna a casa vostra, che generalmente richiede circa 1 o 2 settimane a seconda del metodo di spedizione e del paese di destinazione. Sul sito di JP Fans è possibile acquistare da diversi marketplace giapponesi tipo Amazon giapponese e piattaforme dell'usato come Mercari. Ci sono molte categorie, ma quella che mi interessa di più è sicuramente la sezione dedicata alla cancelleria e ai prodotti per lo studio. Come sappiamo, il Giappone è la patria della cancelleria di qualità, infatti attraverso JP Fans è possibile trovare brand come Kokuyo, Zebra e Muji, insieme a tanti altri marchi giapponesi famosi per la cancelleria e prodotti per studenti. Per esempio, questi sono i prodotti che ho aggiunto al mio carrello, che ho scelto per testarli personalmente. Una volta selezionati i prodotti all'interno del vostro carrello, basta procedere con il primo pagamento e attendere che arrivino alla warehouse. Quando i prodotti arrivano nel magazzino, JP Fans effettua un controllo di qualità e mette a disposizione delle fotografie che potete visualizzare dal vostro account. Questa funzione è utile perché vi permette di verificare che tutto sia arrivato correttamente e lo stato dei prodotti, prima di pagare per la spedizione internazionale. Da qui potete controllare e decidere quando procedere con l'invio definitivo del vostro pacco. Una volta verificato che sia tutto a posto, potete selezionare il metodo di spedizione e completare il secondo pagamento, cioè quello per la spedizione internazionale. In questo passaggio vi consiglio di tenere presenti alcune accortezze per quando fate acquisti internazionali. In generale, più il pacco è pesante e voluminoso, maggiore sarà il costo della spedizione. Inoltre, alcuni articoli possono essere soggetti a limitazioni. Prima di acquistare prodotti particolari vi consiglio sempre di verificare le specifiche disponibili sul sito. Se volete dare un'occhiata a JP Fans vi lascio il link in descrizione. Come già accennato, trovate tutte le informazioni qui sotto in descrizione e cliccando sul link che vi lascio potrete usufruire di 8 coupon di spedizione da $86 e un 50% di sconto sui prodotti acquistati da Mercari, cioè il negozio dell'usato all'interno di JP Fans. Detto ciò, direi di iniziare con l'unboxing. Questo è l'enorme pacco che mi è arrivato, è anche molto pesante tra l'altro. Ora, come al solito, lo andrò ad aprire con il mio mini taglierino. Il pacco è finalmente aperto, andiamo a vedere cosa c'è al suo interno. Il prodotto che ho scelto è questo tappetino per il mouse. Come sapete, io ho il mouse rosa e attualmente non ho un tappetino da usare sotto, quindi l'ho preso rosa appunto per abbinarlo al mouse, e tra l'altro sono anche della stessa marca. Come vedete, la confezione è letteralmente nuova, anche se questo prodotto l'ho trovato sul negozio Mercari, che è una piattaforma dell'usato. Quindi con questo vi voglio dire che anche se su Mercari si trovano tante cose usate, in molti casi c'è una possibilità di trovare cose letteralmente nuove. Questo è il tappettino senza la sua confezione. Come vedete davanti è tipo una stoffa giustamente rosa, anche molto morbido, e sotto ha, diciamo, l'antiscivolo nero. Qui vi faccio vedere il test del tappetino sulla scrivania, come resta immobile e appiccicato sulla superficie, ma potete anche vedere quanto è carino il mouse abbinato. Il secondo prodotto che ho scelto è questa cosa molto piccola che ora vi faccio vedere. Si tratta di questa mini palette glitterata della Canmake, una marca di cosmetici molto famosa in Giappone. Questa palette, composta da 2 cialde glitterate, è nella shade 01 Innocent Crystal. Il packaging è super carino e ora non vedo l'ora di provarli. Si presenta in 2 cialde perché una ha i glitter più sottili e l'altra invece ha i glitter un po' più grossi. Così è come si presentano, però ora vi lascio
delle clip aggiuntive, così li potete vedere meglio. Sono utilizzabili sia come ombretti ma anche come illuminanti. Qui potete vedere meglio la palette testata e devo dire che è super scintillante e glitterata come piace a me. Un altro prodotto che ho scelto da JP Fans è questo kit di miniatura. Come sapete io sono un amante di tutto ciò che è fai da te e delle miniature, quindi ho deciso di prenderlo per realizzarlo assieme a voi. Ovviamente non lo farò in questo video, ma farò un video a parte. Questo kit in particolare prevede la realizzazione di questo giardino. Ovviamente al suo interno sono presenti tutti i materiali necessari per realizzarlo e non vedo l'ora di costruirlo assieme a voi. Ora che siamo giunti a questa parte del video, inizierò a farvi vedere tutti i prodotti che ho scelto da JP Fans inerenti alla cancelleria. Come ho già accennato all'inizio, il Giappone è letteralmente la patria di tutti i prodotti di cartoleria, quindi ne ho approfittato e ho scelto alcuni prodotti della Kokuyo o della Muji, che sono due dei brand più importanti della cancelleria giapponese. Prima di questi vi voglio far vedere questo porta oggetti che ho scelto. Ora andrò a togliere la pellicola, però come vedete è un porta oggetti e un porta penne ed è anche arrivato assieme ai suoi sticker decorativi. Così è come si presenta senza la pellicola. Qua davanti ha due cassetti per organizzare tutti gli oggetti che voglio sulla mia scrivania, però l'ho scelto principalmente per una sua peculiarità, ovvero il portapenne è girevole, quindi è molto comodo raggiungere, diciamo, le penne, è anche molto funzionale e soprattutto carino da vedere sulla scrivania. Passando alla cartoleria vera e propria, abbiamo il primo prodotto della Kokuyo Campus, ovvero questo study planner. L'ho scelto nella colorazione acquamarina ed è in formato A5, ma l'ho scelto per una determinata funzione che questo quaderno presenta, cioè l'organizzazione settimanale e giornaliera delle sessioni di studio. Infatti un altro aspetto della cancelleria giapponese è che è pensato su misura per gli studenti, in modo che possano organizzarsi al meglio il loro studio e studiare nel modo più efficiente possibile. Ed è anche per questo che io personalmente adoro i prodotti della Kokuyo. Questo quadernetto tra l'altro è l'edizione Soft Ring. Le spirali qua a lato sono morbide, sono in gomma, quindi non danno fastidio quando si va a scrivere. E in particolare c'erano varie tipologie di study planner sul sito, però ho scelto questa perché ha il time log, ovvero delle tabelle dove segnare quanto tempo si studia. Il design di questo study planner è veramente curato e le pagine presentano la qualità della carta Kokuyo. Continuiamo con altri prodotti di cancelleria. Qui abbiamo un vero e proprio set di evidenziatori e alcune brush pen. Queste erano vendute tutte assieme nonostante siano brand diversi e prodotti diversi. Questo è anche il vantaggio delle piattaforme dell'usato. Spesso la cancelleria viene venduta, diciamo, in blocco e quindi ad un prezzo conveniente si possono avere molti prodotti. Il primo set è composto da 5 evidenziatori con colori fluo della Unipropus Window, una tipologia di evidenziatori che ha la punta un po' trasparente, la cosiddetta finestrella, per vedere dove si sta sottolineando. Questi sono colorazioni fluo, quindi sempre utili, e tra l'altro sono anche a doppia punta evidenziatore e punta a pennarello sottile. Io già avevo un paio di evidenziatori dello stesso tipo, infatti provando questi non ho notato particolari differenze. Li trovo molto comodi ma anche utili perché nello studio i colori neon servono sempre. Sempre all'interno dello stesso sacchetto abbiamo delle brush pen. Non so di che marca siano perché non ce l'hanno scritta, però abbiamo comunque 5 colorazioni e hanno una punta piuttosto grande. Provando queste brush pen i colori risultano molto carini, però invece la punta è un po' rigida e quando vado ad applicare pressione per scrivere resta leggermente deformata. Per il resto sono delle normali brush pen. Sempre nello stesso sacchetto abbiamo altri 3 evidenziatori, sempre Unipropus Window, solo in 3 colorazioni diverse. Come già visto prima presentano la punta di evidenziatore trasparente e la punta pennarello sottile. Provandole l'azzurro chiaro mi sembrava un po' scarico, ma è normale dato che le ho prese da un mercato dell'usato. E per concludere questo gruppo di prodotti ho gli ultimi 3 evidenziatori. Questi sono della Muji, però presentano sempre la stessa punta a finestrella. Si presentano in altri 3 colori, sono a doppia punta, sempre punta evidenziatore e punta pennarello sottile. E tra l'altro questo rosa già ce l'ho e mi piace molto come evidenziatore, quindi non vedo l'ora di provare anche gli altri colori. Dal packaging queste risultano un po' più usate delle altre, anche le punte sono un po' consumate, però come colori funzionano. Continuando con i prodotti di cancelleria,
cancelleria abbiamo questo pacco da tantissime penne che ora vi metterò a contare. Sono ben 5 pacchi da 5 penne ciascuno, quindi un totale di 25 penne, tutte dello stesso tipo, della Kokuyo. In particolare sono penne a sfera, quindi non a gel, però diciamo quel tipo di penna che torna sempre utile. Scrivono tutte in nero e quando avevo trovato il prodotto su JP Fans avevo deciso di provare a cercare che tipologia di penna fossero, però non sono riuscita a trovarla sul sito della Kokuyo e nemmeno su internet, quindi non so se fossero magari una sorta di edizione limitata che ora non è più in commercio. Comunque anche queste sono un caso di vendita, diciamo, di prodotti in gruppo. Questo venditore ha deciso di venderle tutte assieme ad un prezzo abbastanza conveniente. Questa è una delle 25 penne in questione, hanno tutte tra l'altro la punta 0.7, quindi un po' più spessa della classica 0.5 e sono tutte di una particolare edizione di questo colore azzurrino. Provandola è una classica penna a sfera senza nulla di speciale e, come ho già detto, torna sempre utile. Siamo arrivati all'ultimo prodotto dell'unboxing, ovvero questo pacco di quaderni, sempre venduti in gruppo, infatti ci sono vari brand qua dentro. In totale abbiamo 7 quaderni, non sono tutti quaderni propriamente, però ora andiamo a vedere. In particolare erano in vendita come set di quaderni tutti a quadretti. Come sapete io adoro scrivere con i quadretti e non utilizzo praticamente più le righe, quindi il venditore ha incluso in questo set, diciamo, 2 plichi di fogli sempre a quadretti. Questi sono in formato A4. Sono quei fogli che si possono strappare e si aprono verso l'alto. Sono della Okina, al momento non è un brand che conosco, non so se sia magari sempre un grande pilastro della cancelleria giapponese. So solo che qui c'era scritto Made in Japan, quindi sono proprio del luogo. La carta è al tatto molto liscia, ma soprattutto sottile e sono quadrettati solo su una facciata. Dietro sono bianchi. I fogli sono strappabili, sottili e i quadretti sono azzurri. Successivamente nel set abbiamo questo quaderno vero e proprio, questo è della Muji, si presenta in formato B5, quindi più piccolo della 4 che abbiamo appena visto e essendo Muji ha la qualità della carta Muji. Anche questo ha quadretti, solo che ha meno fogli, infatti sono solo 30. Tra l'altro mi piace molto perché ha la copertina scura. Continuando abbiamo ben 4 quaderni della Kokuyo Campus, però sono diversi. Un quaderno è a spirale, le spirali sono rigide e ha sempre la copertina nera. Per chi non conosce bene i prodotti della Kokuyo Campus, in particolare i loro quaderni sono praticamente tutti a righe, non so perché, però sono molto difficili da trovare quelli a quadretti, infatti ci sono solo di questa edizione con la copertina nera, che a me personalmente piace molto. Però diciamo, dato che erano introvabili, non appena ho visto questo set sul sito di JP Fans ho deciso che dovevo assolutamente prenderli. In teoria anche questo è in formato B5, solo che c'è scritto S5, però è grande come quello di Muji che abbiamo visto prima e ovviamente all'interno la carta è qualità Kokuyo, cioè liscissima, sottile e comoda per la scrittura. In particolare questo quaderno a spirale ha i fogli che si possono staccare. E per concludere abbiamo gli ultimi 3 quaderni, sempre della Kokuyo Campus. Come vedete la copertina è uguale all'altro, sia per il motivo che vi ho spiegato prima, ma anche perché sono effettivamente lo stesso modello, solo che questi hanno la rilegatura, diciamo, classica da quaderno senza spirali. È sempre in formato, credo, B5. La carta è ovviamente la stessa, solo che qui ovviamente i fogli non sono strappabili. Siamo arrivati alla conclusione di questo unboxing dei prodotti di JP Fans. Come già vi ho spiegato all'inizio, vi ricordo che qui sotto in descrizione avete il link al sito dove potete trovare gli 8 coupon da $86 per le spese di spedizione e lo sconto del 50% sui prodotti acquistati da Mercari. Ovviamente su JP Fans avete accesso a una miriade di prodotti tipici del Giappone, quindi non solo la cartoleria ma anche vestiti, cosmetici, anime e tanto altro. Se siete arrivati fino a questa parte del video fatemi sapere nei commenti qual è il vostro prodotto preferito di questo unboxing. Detto ciò ci vediamo alla prossima, ciao!